Salve a tutti, bentrovati. Per chi invece non mi conosce, io sono Ciro Cerullo. In questo video vorrei mostrarvi come ho realizzato questo fiume. Guardate qua quanto è carino. Dovete sapere che realizzare un fiume però non è una cosa così semplice da fare, perché dovete tener conto che abbiamo a che fare con centinaia di litri di acqua che scorrono per tutto il periodo natalizio. Questo significa che il letto del fiume ha bisogno di un buon trattamento impermeabilizzante proprio per consentire tutto questo flusso d'acqua senza creare grossi danni all'intero presepe. Detto questo, non vi spaventate e non abbiate paura, perché per realizzare questo progetto in realtà occorrono pochi materiali e pochi euro, ma soprattutto vi occorrono i miei consigli attraverso i quali sarà molto più semplice e divertente per voi realizzare l'opera. Sono certo che dopo che avrete visto questo mio video anche voi riuscirete a realizzare il vostro fiume dando un tocco di magia all'intero presepe e soprattutto suscitando molto stupore e meraviglia tra amici e parenti. Fatto questa premessa, ora vi invito a sedervi e a guardare questo mio tutorial. Se poi vi piacerà, mi raccomando, mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui vari social per favore. Grazie mille e buona visione. Allora, iniziamo. Utilizzo un vecchio pannello di compensato multistrato da 2 cm di spessore. Ora faccio dei fori che servono sia per accedere da sotto per installare le luci e servono anche per alleggerire questo pannello. Le misure di questo pannello sono quelle che vi sto mostrando in questo fermo immagine. Installo questa vecchia scodella perché servirà come contenitore per raccogliere l'acqua di questo fiume. Mi raccomando, deve avere almeno un volume da 1,5 litri. L'altezza di questa scodella è di 7 cm. Adesso taglio tanti listelli di polistirene di 1 centimetro più stretti, ossia li faccio da 6 e non da 7. Dopo vi spiego il motivo per cui lo faccio. I listelli li ricavo da questo pannello, le cui misure sono 100 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza e 2 cm di spessore. Costa intorno ai 2 euro e lo potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta oppure in un punto vendita di Leroy Merlin. Per incollare utilizzo questo speciale adesivo indicato proprio per il polistirene. Lo potete acquistare in qualsiasi negozio di ferramenta oppure da un colorista. In pratica, con questi listelli sto realizzando un doppio fondo sotto a presepe che serve sia per ospitare il contenitore dell'acqua che mi avete visto appena installare, ma soprattutto sarà utile alla fine quando dobbiamo passare i cavi elettrici delle luci. Infatti sarà più comodo poter raggiungere ogni posto di questo presepe intervenendo da sotto, ovviamente. Come già vi ho detto, poiché i listelli li ho fatti più corti, ora la scodella risulta leggermente più alta perché si deve poter inserire dentro questo pannello. Quindi appoggio il pannello ed esercito una leggera pressione. In questo modo, come potete notare da queste frecce gialle, sono riuscito a ricavare esattamente l'impronta della scodella. Ora non devo fare altro che rimuovere con taglierino la parte evidenziata. Ok, il foro ricavato adesso corrisponde esattamente alla misura desiderata. Adesso applico l'adesivo dappertutto per incollare il pannello. Con l'adesivo sigillo soprattutto la sommità del contenitore dell'acqua per ovvi motivi. Bene, ora appoggio dei pesi e attendo 4 o 5 ore prima di procedere oltre. Questo prodotto si chiama gomma liquida, è un ottimo impermeabilizzante. Per adesso ne applico un po' intorno alla sommità del contenitore dove prima ho messo l'adesivo.
Questo perché questo adesivo è molto sensibile all'acqua, cioè a contatto con l'acqua si scioglierebbe, quindi dobbiamo proteggerlo assolutamente. Questa scatola sarà la struttura portante della montagna. Le misure sono quelle indicate da questo fermo immagine. Per incollarla uso del silicone a caldo oppure della colla a caldo, sono la stessa cosa. Poiché ho deciso che la montagna deve essere più alta sul lato destro, allora incollo tanti scatoli sempre più piccoli a scalare andando verso sinistra. Questa è la pistola per la colla a caldo che sto utilizzando. La potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta, costa intorno ai 10 massimo 15 euro. La colla a caldo invece si vende a peso, 1 kg costa più o meno 8 euro. Dopo aver fatto una seconda passata intorno alla sommità del contenitore, adesso faccio un paio di passate di impermeabilizzante anche su questo scatolo, sotto al quale nasconderò la pompa dell'acqua. Dopo che si sarà asciugato posso anche incollarlo. Ok, allora qua dentro metterò la pompa dell'acqua che alimenterà questo fiume. Con questo pezzo di polistirene adesso vado a coprire il contenitore. Ovviamente ci faccio una piccola apertura attraverso la quale deve defluire l'acqua del fiume. Adesso creo la parte della montagna che deve fare da cascata. Per creare la forma delle rocce adesso ammacco il cartone con le mani e poi lo incollo utilizzando sempre la colla a caldo. Siccome la colla indurisce raffreddandosi, allora per fare prima preferisco soffiare un po' di aria fresca con un phon. Continuo ad applicare il cartone per creare la roccia. In questa fase del lavoro potete fare come meglio credete, date spazio alla vostra fantasia e cercate di fare del vostro meglio. A questo punto taglio dei pezzi di polistirene larghi 7 cm. Questi qua serviranno per creare insomma il letto del fiume. Li faccio di vari spessori. Il corso del fiume deve essere questo che sto tracciando con questo pennarello. Poi vado ad incollare questi listelli partendo dal più sottile e man mano metto quelli più spessi. Ovviamente faccio questo per creare una certa pendenza che faccia scorrere l'acqua da destra verso sinistra fino a farla entrare nel serbatoio. Ora incollo questi pezzi di cartone sui quali dovrà scorrere l'acqua. A questo punto, se ci fate caso, il letto del fiume sembra più un ponte che altro, quindi è necessario sollevare il livello del suolo circostante applicando dei pannelli di polistirene. In questo modo il fiume si troverà quindi a un livello inferiore rispetto al suolo. Detto questo, allora utilizzo questo foglio per ricavare una dima.
insomma una forma con la quale riuscirò a tagliare i pannelli che devo mettere nella misura desiderata. Ecco, ora con questa lima vado a ricavare il pezzo da mettere nello spazio indicato. Un solo pannello non è sufficiente per sollevare il suolo alla misura desiderata, ne dovrò sovrapporre per forza un altro. Quando avrò finito di installare questi pannelli, ovviamente il fiume risulterà avere un livello più naturale rispetto al suolo. Inoltre, installando sotto al letto di questo fiume i listelli con uno spessore a scalare, avrà anche la giusta pendenza che permetterà all'acqua di scorrere nella direzione desiderata. In questo punto adesso installo un mulino. Se siete interessati, nel mio canale troverete il tutorial dettagliato di come costruirlo e di come pitturarlo. Come già vi ho detto, applicate il cartone ammaccato un po' dove volete. Mi raccomando, fate lavorare la vostra fantasia e create tante rocce nei punti dove più lo credete opportuno. Purtroppo, come potete notare, la ruota del mulino sembra molto più alta rispetto al letto del fiume, quindi l'acqua scendendo non la bagna. Quindi decido di incollare in questo punto un po' di cartone. In questo modo l'acqua, scendendo dalla sorgente, va a bagnare esattamente la ruota. Ecco, guardate, ora la ruota sembra quasi di toccare per terra, quindi l'acqua scendendo sicuramente la bagnerà. Ora nel punto di arrivo del fiume costruisco un vecchio muro di una casa di campagna. Appoggio un pastore per rilevare la giusta altezza del portone che devo creare. Faccio questo per rispettare le giuste proporzioni. Tra le altre cose, nel mio canale troverete anche un video dove vi spiegherò dettagliatamente come ho realizzato questo muro. Troverete anche il video nel quale vi spiegherò come ho realizzato questa graziosa casetta di montagna. Questa è una piccola pompa sommersa che metterà in movimento l'acqua, costa intorno ai 6 euro. Per regolare la sua portata dobbiamo agire su questo dispositivo, lo possiamo spingere a destra o tutto a sinistra a secondo del flusso che vogliamo. Il suo funzionamento è molto semplice, dobbiamo solo immergere la pompa nell'acqua e inserire la spina nella corrente ed è fatta. Bene, detto questo, ora posso installare la pompa nel serbatoio. La devo solo infilare dentro e poi magari vado a sistemare il tubo della mandata dell'acqua. Questo tubo della mandata, come vedete, è trasparente, si vende a metro, costa circa 1 euro al metro. Ovviamente comprerete quello che vi occorre come lunghezza, insomma.
Questo è il punto dal quale deve nascere il fiume. Per fissare il tubo userò un po' di colla a caldo e poi metterò anche qualche fascetta a strappo per sicurezza. Ecco, questa è la fascetta. Purtroppo già l'ho messa e non ve l'ho fatto vedere. Comunque bisogna solo tirare per stringere. Per il momento applico l'impermeabilizzante intorno a questo punto perché adesso dovrò coprirlo con altro cartone per non farlo vedere. Carissimi amici, un consiglio che vorrei darvi è che se in casa avete un gattino nulla facente e sfaticato come questo, allora vi conviene allontanarlo, altrimenti vi farà perdere tanto tempo. Il mio in particolare ha solo voglia di dormire e di mangiare tanti pranzetti sfiziosi, non ne vuole proprio sapere di cercarsi un lavoro. Infatti predilige molto mangiare a scrocco, ossia a gratis senza muovere nemmeno una zampa. Comunque si chiama Chewie e si è piazzato sopra il mio presepe e non ne vuole sapere di andare via. L'ho invitato persino a cercarsi una bella gattina con la quale passare momenti sfiziosi e lui mi ha risposto che è colpa mia se non ci può andare perché avendolo fatto castrare farebbe solo una grossa figuraccia davanti alla gattina. Quindi secondo lui è meglio mangiare e dormire soltanto. Ok, torniamo a noi. Adesso su questo pezzo di cartone già ho applicato l'impermeabilizzante. Ora vado a incollarlo per nascondere il tubicino dell'acqua che ho appena installato. In questo punto adesso creo una piccola grotta. Sul fiume non può mancare il ponte. Quindi adesso ne creo uno. Come prima cosa realizzo una dima di cartone. Con questa dima adesso ricavo i pezzi che devono comporre il ponte. Dopo averli incollati, con la carta abrasiva vado a modellare i pezzi che ho assemblato. I mattoncini che compongono il ponte li creo con un saldatore che si usa per saldare lo stagno. Nel mio canale troverete anche il video di come utilizzare questo elettroutensile. Questo invece è il muretto del ponte. Continuo a perfezionare gli argini del fiume incollando altra roccia. Questo invece è un muretto di contenimento. Mi raccomando, quando utilizzate questo saldatore non impostate una temperatura molto alta, altrimenti il polistirene potrebbe sciogliersi, potrebbe fondersi insomma e la fuga tra i mattoni verrebbe troppo grande. Ora su questi piccoli muretti faccio delle piccole incisioni perché il polistirene si deve adattare alla forma curva del fiume. Con questo cartone portauova adesso vado a creare delle scaglie di roccia da mettere un pochettino qua e là.
Da questo arbusto secco adesso ricavo tanti pezzettini di legno per creare una bella recinzione. Come adesivo adesso utilizzerò questa colla bicomponente. Ovviamente voi potete utilizzare qualsiasi tipo di colla, io invece preferisco utilizzare questa perché una volta asciugata non lascia tracce. È formata da due componenti, il componente A e il componente B. Una volta mischiati abbiamo circa un'ora e mezza di tempo per utilizzare l'adesivo ricavato. Intingo il bastoncino di legno nella colla, poi con un cacciavite a punta vado a creare un forellino e infine inserisco il bastoncino dentro ed ho fatto. Vado avanti così fin quando non finisco l'intera recinzione. Una volta terminata questa recinzione occorrono almeno 5 o 6 ore affinché l'adesivo indurisca bene. Guardate che bello, questo fiume sembra già carino. Una volta pitturato vi garantisco che vi piacerà tanto. Dunque, il fiume è completato, adesso prima di procedere oltre rimuovo un po' di polvere. Adesso vi consiglio di utilizzare un silicone acrilico come questo per tappare tutti i buchi e per sigillare tutte le crepe. Il silicone deve essere acrilico perché si può anche pitturare sopra. Una cartuccia costa intorno ai 3 euro e la potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta o da un colorista. Adesso prelevo un po' di adesivo che ho usato per incollare il polistirene e lo diluisco aggiungendo il 50% di acqua. Faccio questo per poterlo passare sia sul cartone ed anche sul polistirene. Una volta asciugato sarà tutto molto più duro. Mi raccomando, fate attenzione a non sporcare il legno della recinzione. La prima passata è stata fatta, adesso il paesaggio sembra pieno di neve. Ovviamente dopo dobbiamo pitturarlo. Una volta che si sarà asciugato il prodotto, prima di fare altro applico l'impermeabilizzante sul letto del fiume. Per questo scopo sto utilizzando la gomma liquida, cioè lo stesso prodotto che mi avete visto utilizzare all'inizio del video. Un barattolo costa intorno ai 10 massimo 15 euro. Vi consiglio di fare almeno 2 passate. Dunque, il prodotto è stato applicato, vi garantisco che l'acqua non farà nessun danno e potete utilizzare questo fiume per anni. Adesso diluisco di nuovo l'adesivo esattamente come ho fatto prima, aggiungendo il 50% di acqua. Questa volta però aggiungo anche 4 o 5 cucchiaini di malta premiscelata che si usa per intonacare. Se poi non ce l'avete potete utilizzare anche un po' di sabbia. Faccio questo per dare un aspetto più ruvido alla montagna e a tutto il resto. In questa fase vi consiglio di non spennellare con il pennello, ma di tamponare. In questo modo si creano dei microrilievi e delle asperità che fanno sembrare la superficie come se fosse vera roccia.
Per colorare useremo dei colori acrilici. Inizio col passare l'acrilico bianco per coprire il colore nero del prodotto impermeabilizzante. Per pitturare le rocce uso il marrone scuro acrilico molto diluito. Mi raccomando, deve essere molto diluito e in questa fase bisogna bagnare bene la roccia perché il colore deve poter penetrare dappertutto. Una volta finito, in questo marrone scuro aggiungeremo un po' di bianco per farlo più chiaro. Eccolo qua, io già l'ho fatto e come potete notare è più chiaro. Questa volta però questo marrone non deve essere molto diluito. Inoltre il pennello deve essere intinto solo leggermente e dobbiamo andare a tamponare sulla roccia. In effetti dobbiamo schiarire la parte superficiale della superficie senza penetrare questa volta in profondità nella rugosità della montagna. Adesso uso questo marrone chiaro pronto all'uso, cioè l'ho comprato già così, non l'ho preparato. Vado a tamponare un po' dappertutto. Il pennello deve essere poco intinto e non dobbiamo mai tamponare nello stesso posto, ma dobbiamo spostarci continuamente per evitare di coprire completamente i due colori che abbiamo passato precedentemente. Infatti, il marrone scuro deve rimanere nella porosità delle pietre e nelle crepe. In questo modo andremo a creare una certa profondità di colore, con zone chiare in superficie e zone scure in profondità, dando l'idea come se ci fossero delle ombre vere sulla montagna. Con questo rosso mattone adesso vado a pitturare i mattoncini del vecchio muro. Adesso mischio un po' di nero e un po' di bianco per ottenere il grigio chiaro col quale andrò a pitturare l'intonaco di questo muro. Nelle crepe pitturo con un grigio molto più scuro. Adesso uso invece il giallo ocra e lo passo con il pennello poco intinto. In pratica cerco di creare soltanto un alone su questa parete. Adesso con un rosso mattone vado a pitturare solo la parte superficiale di questi mattoni. Evito di applicare la pittura nelle fughe. Con un piccolo pennello adesso applico un po' di questa malta bianca in polvere, in questo modo faccio invecchiare un po' la parete. Infine, per completare la colorazione, adesso passo dappertutto il pennello poco intinto di acrilico bianco. Per quanto riguarda la colorazione di questo mulino, nel mio canale troverete il tutorial nel quale vi spiego come ho fatto. Troverete anche le informazioni di come costruirlo. Ora passiamo con la pitturazione del ponte. Questa volta userò un grigio chiaro e lo applico dappertutto. Adesso con un grigio più scuro vado a pitturare soltanto qualche mattoncino in ordine sparso. Per completare la colorazione adesso applico anche un po' di bianco con un pennellino poco bagnato. Infine con un po' di marrone scuro pitturo l'area di passaggio di questo ponte. A questo punto incominciamo con la colorazione vera e propria del fiume, che poi sarebbe l'argomento principale di questo tutorial.
Come vedete abbiamo iniziato col grigio chiaro e lo passiamo soltanto sul letto di questo fiume. Adesso stesso col grigio chiaro pitturiamo alcuni mattoni del muro di contenimento. Dopo averne colorati solo qualcuno, più o meno una metà, prima che si asciughi questo grigio chiaro, pitturiamo col grigio scuro anche gli altri mattoni. In effetti, essendo questi due grigi ancora freschi, si fondono creando delle belle sfumature. Questa signora è mia moglie, si chiama Teresa ed è lei che si sta occupando della colorazione. Purtroppo sono daltonico, quindi non potrei proprio farlo. In questo momento Teresa sta facendo una bella passata di verde acqua. Qualcuno potrebbe dire: Ciro, ma se sei daltonico come fai a descrivere i vari colori? In verità ho mia moglie accanto che praticamente mi sta suggerendo cosa vi devo dire. Adesso intinge il pennello nel blu e lo va a sfumare un pochettino nel verde acqua e poi va a tamponare sul letto del fiume. Quando Teresa fa questo, il verde acqua che ha passato prima sul letto del fiume deve essere ancora fresco. In questo modo il blu e il verde acqua riescono a fondersi creando delle belle sfumature. Adesso intinge il pennello nell'acrilico bianco per creare l'effetto della schiuma che si forma sulla superficie dell'acqua in movimento. Quest'ultimo colore deve essere applicato soprattutto ai lati del fiume, senza spennellare ma tamponando. Ovviamente anche in questo caso il verde acqua non deve essere asciutto ma deve essere fresco. Un po' di bianco lo possiamo applicare anche al centro del fiume e non solo ai lati. Guardate che bello, una volta pitturato sembra proprio un fiume in piena. Un po' di bianco adesso lo passa anche sul muretto di contenimento per farlo sembrare più vecchio. In questo barato c'è uno smalto lucido trasparente ad acqua che userò per proteggere la vernice acrilica che ho applicato sul letto del fiume. Questo lo faccio perché a contatto con l'acqua per tante ore questo acrilico potrebbe sciogliersi. Vi consiglio di fare una passata concentrata, senza diluirla, insomma senza aggiungere l'acqua, e dopo un'ora poi ne fate ancora un'altra per avere una maggiore protezione. Un barato di questo smalto all'acqua che sto applicando costa dai 10 massimo 15 euro. Ok, il letto del fiume è stato protetto, ora fate passare almeno 48 ore prima di accendere la pompa dell'acqua. Eccolo di nuovo qua. Questo è sempre Chewy che vorrebbe farsi un altro pisolino sul mio presepe. Ora però non è possibile perché la pittura è ancora fresca. Però io ho promesso che alla fine gli farò fare il personaggio del pastore che dorme sempre, che si chiama Benino. Intorno al fiume installo degli alberelli che ricavo comunque sempre da un arbusto secco. Un altro alberello lo installo qua. Anche vicino al ponte ci sta bene mettere un albero. Per creare le foglie su questi arbusti applico prima un po' di colla vinilica sui rami e poi ci appoggio sopra un po' di muschio nordico lichene. Una busta di questo muschio costa intorno ai 5 euro. Guardate che bello vedere tutto questo verde intorno al fiume, sembra tutto molto più naturale. In questo punto, come vedete, la recinzione l'ho fatta utilizzando dello spago.
Lo potete acquistare in qualsiasi negozio di merceria. Un gomitolo costa intorno ai 2, massimo 3 euro. Per creare l'erba sul ponte metto prima un po' di colla vinilica e poi ci appoggio sopra del muschio. La stessa cosa la faccio anche in questo punto. Ed anche intorno al ponte applico un po' di colla vinilica e ci metto sopra del muschio. Per il fondo del presepe adesso utilizzo questa ghiaia molto sottile. 1 chilogrammo costa intorno ai 4 euro, bisogna solo cospargerla sul suolo ed è fatta. L'allestimento del paesaggio intorno al fiume è il momento più bello perché questo vuol dire che siamo giunti veramente alla fine del lavoro. Se ci fate caso, man mano che aggiungiamo elementi, il paesaggio prende sempre più vita. Vorrei ricordarvi che alla fine di questo video oppure direttamente nel mio canale troverete altri tutorial super dettagliati nei quali vi mostrerò come ho realizzato il mulino, la cassetta di montagna ed anche altre cose. Inoltre troverete anche il video completo nel quale vedrete come ho realizzato l'intero presepe. Questo è un altro mio gattino e si chiama Gennaro. Dovete sapere che gli voglio molto bene. Sfortunatamente è rimasto orfano perché la sua padrona è morta di Covid e noi l'abbiamo adottato perché ha bisogno di tanto aiuto. Purtroppo non ha nessuno ed è anche molto ammalato. Bene, adesso aggiungo l'acqua nel serbatoio del fiume e poi aggiungo l'acqua anche nel serbatoio della fontana ed ho concluso. Dovete sapere che per noi è stata una piccola impresa concludere questo progetto perché non siamo esperti del settore. Nonostante tutto abbiamo cercato di dare il massimo per produrre qualcosa di accettabile. Adesso non resta che inserire la spina e vedrete che l'acqua incomincerà a scorrere. Caspita, ragazzi, realizzare questo fiume è stato proprio divertente e rilassante. Per me non c'è niente di più fantastico che costruire qualcosa con le proprie mani. Non importa il tempo e quanti sacrifici comporta farlo, ma la soddisfazione di vedere concretizzata una nostra idea, credetemi, è davvero impagabile. Il consiglio che vorrei darvi, se anche voi volete fare qualcosa, è di non lasciarvi mai scoraggiare da eventuali errori che potreste fare, perché è normale che possano accadere. Sappiate che sbagliare fa parte proprio del gioco. Allora, signori, cosa ne pensate? Sinceramente a me piace. Considerando che non sono un esperto del settore, credo proprio di aver fatto un discreto lavoro. A pensare che tutto questo paesaggio
alcuni giorni fa altro non era che del vecchio cartone e del semplice polistirene. Come avete visto, con un po' di pazienza e tanta fantasia si possono raggiungere dei piccoli traguardi. Il bello di tutto questo è che lo possiamo fare con le nostre mani senza una particolare attrezzatura. Ok signori, siamo giunti davvero al termine. Che dire? In verità vorrei rivolgermi proprio a te che mi stai guardando, insomma che mi hai seguito fino adesso. Devi sapere che anche tu puoi replicare questo lavoretto. Devi solo trovare un po' di tempo e rimboccarti le maniche e soprattutto non devi temere di sbagliare perché chi ti sta parlando nel fare questo progetto ha fatto tanti errori. Infatti, in particolare, ho rifatto questo presepe almeno 3 volte, fin quando non sono arrivato al risultato sperato. Se posso esserti d'aiuto, in descrizione di questo video ti metto l'elenco di alcuni materiali che ti occorrono per realizzare il fiume. Devi solo cliccare sul link ed acquistarli. Inoltre, se hai bisogno di ulteriori consigli, scrivimi facendo un commento sotto a questo video, che appena posso cercherò di risponderti. Bene signori, se avete gradito questo tutorial mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui vari social se potete. Con questi 2 piccoli gesti per voi insignificanti ma per me invece molto importanti darete una bella spinta a questo video e di riflesso ovviamente la darete anche a tutto il mio canale. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!